Roma ci sono dei posti, tantissimi posti, e questo è uno di quelli dove hai proprio questo effetto wow, cioè tu arrivi in un posto e vedi uno scorcio della tua città che non avevi mai visto prima, e ce ne sono tantissimi, e in cui vedi quanto è bella. Poi soprattutto appunto se lo fai dall'alto, cosa che per un astronomo appunto la visione dall'alto è sempre importante, nel senso che vedi, ti dimentichi i problemi quotidiani, le buche, le piccole cose, e vedi tutto quanto appunto a volo d'uccello, e hai questa sensazione appunto di meraviglia molto importante. Dunque, qui siamo nella sede centrale dell'INAF, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, che sta a Monte Mario e che è anche il posto dove c'era l'osservatorio astronomico, uno degli osservatori astronomici di Roma. Qui c'era appunto la cupola con lo strumento che adesso non c'è più, con un telescopio che serviva appunto a fare osservazioni molti decenni fa. Qui oggi c'è un meeting italiano della comunità SETI italiana. SETI sta per Search for Extraterrestrial Intelligence, cioè la ricerca di vita intelligente nell'universo. Sembra una di quelle cose un po' strane, ma effettivamente ci sono scienziati, ricercatori, astrofisici e non solo che si occupano di questo problema di capire se c'è altra vita nell'universo. Guardando un'altra stella, sapendo che c'è un pianeta che le orbita intorno, possiamo immaginare che magari se c'è qualche forma di vita intelligente lì fa delle cose che sono visibili a grandissima distanza, per esempio comunicare via radio, e quindi noi proviamo a capire se c'è modo di averle queste evidenze, di avere queste prove. Io penso di aver fatto l'astrofisico anche perché da bambino mi interessavano moltissimo degli argomenti che avevano a che fare appunto con la domanda: siamo soli nell'universo? Avevo visto fin da quando ero piccolo film di fantascienza, libri, fumetti che parlavano degli alieni, degli extraterrestri. È una cosa che mi colpiva moltissimo e mi intrigava, e mi sarebbe piaciuto tanto che per esempio degli alieni, delle astronavi aliene atterrassero nel prato dietro casa mia. Ovviamente mi affascinava tantissimo anche in generale l'universo, i pianeti, le stelle, capire per esempio come era nato l'universo, era una cosa anche che mi interessava tantissimo, e che poi appunto di cui sono riuscito anche a occuparmi come ricercatore per gran parte della mia carriera. Quindi penso che essere diventato astrofisico da grande in parte ha dei semi che vengono da lì, dall'infanzia, e questa cosa è una cosa che è in comune con l'essere della Roma, col tifo giallorosso, cioè anche quella è nata quando ero piccolo, è una di quelle cose che è una di quelle cose che nascono quando sei un bambino e che poi ti porti appresso crescendo. Tra le tante cose che mi sarebbe piaciuto diventare da grande c'era anche lo scienziato, l'astrofisico, ma anche magari l'astronauta, ma anche magari il calciatore per un periodo. Dunque, io sono un astrofisico teorico, quindi non sono uno di quelli che passano ore al telescopio. Io sono un astrofisico che fa modelli, che quindi diciamo si occupa della parte che sta prima delle osservazioni, cioè cercare di capire quello che vedremo quando faremo le osservazioni, e poi anche di capire quello che vedremo nelle osservazioni. Quindi una volta che abbiamo raccolto i dati, cercare di capire che c'è in quei dati. Ci sono una serie di interrogativi grossi in astrofisica in questi anni. Non abbiamo capito di che cosa è fatto l'universo, cioè sappiamo che il 95% dell'universo è fatto di roba che non è la stessa roba di cui siamo fatti noi. C'è ovviamente sempre il problema di capire sempre meglio quello che è successo all'inizio dell'universo. Per quanto mi riguarda, penso che la domanda grande che è ancora senza risposta, e che però ci tocca secondo me un po' a tutti veramente come esseri umani, non solo come astrofisici, ma proprio come esseri umani, è questa domanda se siamo soli nell'universo. Un po' come se noi avessimo vinto la lotteria. Noi siamo vivi qui su questo pianeta, abbiamo vinto la lotteria, ma non sappiamo quanto è probabile. Se tu hai vinto la lotteria, non puoi concludere che è facile vincere la lotteria, e quindi non puoi dire quante altre persone hanno vinto la lotteria, puoi solo dire io ho il biglietto vincente, ma se sai solo questo non sai niente, devi sapere qualcosa in più.
nel nostro caso, nel caso della ricerca di vita nell'universo, la cosa in più che dobbiamo sapere è effettivamente guardare fuori e capire se c'è sta vita. È complicato perché la cosa che noi vediamo sono le stelle e voi dovete pensare che le stelle sono ovviamente molto più grandi di un pianeta, non solo sono molto più grandi ma emettono probabilmente tutta la luce che vediamo, quindi quando noi guardiamo un sistema planetario lontano l'unica cosa che vediamo è la stella, vediamo che la luce della stella durante il transito di questo pianeta diminuisce. Detta così sembra facile, ma è come se uno dice c'hai un faro gigantesco e vuoi vedere un moscerino che passa davanti a quel faro e vuoi capire che c'è il moscerino perché vedi la luce del faro diminuire per un po'. E quindi in pratica da lontano, senza nemmeno vedere il pianeta, ma solo vedendo il cambiamento nella luce della stella, riesci a capire che magari nell'atmosfera del pianeta c'è l'acqua, il vapore d'acqua, o l'ossigeno, o l'anidride carbonica, o insomma alcuni di questi elementi non hanno niente a che fare con la vita, altri sì. Sono cresciuto negli anni 70, che è stato un periodo dal punto di vista dell'esplorazione spaziale molto importante. Sono state mandate ad esempio le sonde Voyager, che sono le prime 2 sonde a essere uscite dal sistema solare in anni recenti, dopo 40 anni di viaggio, ma sono state lanciate in quel periodo lì, negli anni 70. C'erano ancora i postumi della corsa allo spazio, della conquista della Luna che si sentivano, quindi un ragazzino che cresceva negli anni 70 assorbiva tutti questi stimoli. Ma nello stesso periodo, un po' più tardi in realtà, nei primi anni 80 c'è stato lo scudetto della Roma, c'è stato anche il mondiale dell'Italia, che insomma ha dato una bella cosa. Io avevo 10-11 anni, insomma, e quindi quella è l'età in cui un po' si è formato tutto quanto. Io credo che in realtà la cosa che mi piace del tifo è proprio il fatto che non è completamente razionale, perché appunto uno potrebbe chiedersi, uno che di mestiere fa lo scienziato deve essere uno perfettamente razionale, e invece è bello anche lasciarsi dei margini, diciamo, di irrazionalità. In realtà la cosa paradossale del tifo è proprio questa, che è un aspetto della tua vita in cui continui imperterrito a fare una cosa nonostante qualunque evidenza contraria, no? Che invece è l'esatto opposto di quello che dobbiamo fare come scienziati, e quindi è come se ti fossi trovato, diciamo, un'isola, no, nella tua vita, in cui io ho deciso questa cosa e continuo a essere della Roma perché ero della Roma da bambino, anche se non vince, anche se qualunque evento, diciamo, della vita reale mi porterebbe magari a metterla in discussione questa cosa. No, invece no, tengo il punto, perché così appunto lasciarsi questo spazio di irrazionalità, però così giocosa, secondo me è importante nella vita. Una delle prime cose legate alla Roma che mi ricordo deve essere una figurina della Roma di Romeo Benetti, cioè stiamo parlando, secondo me molti nemmeno si ricordano che Romeo Benetti ha giocato nella Roma, non mi ricordo in che anno, se la Roma della mia infanzia è un po' quella, la Roma appunto dello scudetto, Bruno Conti, Falcao, quella per me. In qualche modo io poi ritorno sempre lì, è quella, anche adesso, diciamo, la Roma, quella mitica, per me è quella. Forse tutti lo pensano un po' di essere unico, però secondo me veramente il tifoso della Roma ha delle caratteristiche molto, come dire, particolari, che hanno solo i tifosi della Roma. Quando il tifoso della Roma quelle rare volte gli capita di vincere qualcosa, anche, insomma, non parliamo di scudetti, ma parliamo anche magari di una coppetta, una cosa, però lo fa sempre in una maniera che ha i connotati dell'epica, secondo me, un po', no? C'ha queste cose che veramente, che tu in quei momenti pensi, ma come fai a essere di qualunque altra squadra se non della Roma, no? Perché c'è sempre un aspetto così narrativo fenomenale. E poi allo stesso tempo però c'è questa componente nel tifoso della Roma, che è una componente che a volte è un po' depressiva, un po' ma tanto, cioè appunto anche le cose belle poi riesce sempre a insinuarsi quella macchia, quel dubbio, non dico il disfattismo, però insomma quella componente che dice no, ma a noi non ci può andare bene veramente.
sensazioni è notevole. Quando vieni qui, quando c'è la Roma di mezzo, torni bambino, almeno per me è così, proprio cambi proprio, cioè si risveglia quella parte infantile che c'hai dentro, che ti porti dentro e quindi niente, vabbè, ti ricordi delle cose o comunque poi entri in una dimensione completamente diversa, anche appunto semplicemente nel vedere i calciatori da vicino, anche se uno ormai è grande, è scafato, ne ha viste tante, però insomma il calciatore, la Roma è sempre una cosa che ti dà appunto, ti risveglia quelle cose che ti porti dentro da quando sei bambino. Romano invece che era del Verona, perché era il Verona quello dei Bagnoli, che poi capito lì c'era l'ideologia perché era la squadra proletaria, quindi no, per Verona, poi non lo so, mi sa che è diventato da Juve, poi probabile che sia diventato da Juve.